Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Una nuova puntata del nostro podcast preferito, del nostro, non del vostro, perché ovviamente il podcast è il nostro. Non ridete, perché sì, la stiamo rifacendo per la seconda volta, ma insomma succede quello che deve succedere, il bello della non diretta. Dicevo, una puntata interessante con un ospite che conosciamo da un posto dove non siamo mai stati, poi insomma Emiliano vi dice chi è. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast, di guardarli e ascoltarli anche su Spotify e poi ovviamente di andare su unavitadalontano.com dove trovate tutte le nostre informazioni, oppure insomma cercare Una Vita da Lontano sui social e lì insomma potete trovarci, ci potete contattare, potete commentare i nostri post. Con me, come tutte le volte, Yannick Sinner e Gianfranco Musetti, adesso non mi ricordo Lorenzo si chiama, Lorenzo. Ecco, per introdurre la sigla e l'ospite della puntata. Ok, per recuperare un po' di ritmo che era così incalzante in questo inizio, direi senza tema e senza indugio di proprio inquarci alla sigla subito prima aver detto che abbiamo l'ospite che per la prima volta ha raggiunto i 3 gettoni. Dalla prossima ci paghi. Sigla. Ciao a tutti, ciao Piero, ciao Raffaele, diamo il bentornato triplo alla nostra ospite di quest'oggi che vi presento proprio così senza intrupparmi, perché ormai mi sono imparato il nome. Bentornata per la terza volta e quindi raggiungiamo un traguardo a Federica, vedi mi sono intruppato, Federica Bressan, da un posto dove non siamo mai stati e invece la tua presenza è insomma benvenuta, ecco, anche con applauso speciali, colori ultravivaci, ma che ci manca a noi con gli effetti speciali, sì. Ciao ciao Federica. Allora, connessione tutta a posto, siamo un po' fuori sync. Io vi seguo bene da il posto dove non siamo mai stati, che ha una connessione paragonabile a quella della Tuscia. Tutto bene, grazie per avermi ospite addirittura la terza volta. In realtà create dipendenza. È bellissimo essere di nuovo qui con voi. Io ricordo il tuo numero progressivo di ospite che è 69 e questa è la 89esima puntata, la prima per noi dall'Egitto, e qui ovviamente vogliamo sapere tutta la storia dall'inizio di come sei finita in Egitto, perché l'ultima volta chiediamo tutta la storia, ma la tua, non quella dell'Egitto. Esatto. Pensavo che dicesse vogliamo ricordare il tuo numero di telefono, lo diamo qui in diretta. Se vuoi lo diciamo, nel senso se in cerca di nuovi amici, perché no? Quello egiziano. Ecco, poi però arrivano anche le cold call, quelle dei call center che cercano di venderti qualcosa, insomma. Ecco, come te la cavi con i call center egiziani? Questa è una bella domanda. Conosco più di un amico che lavora in dei call center qui in Egitto, per i call center internazionali, tipo per Booking e queste cose qui, e sono bravi perché parlano tutte diverse lingue, anche bene, e se la tua prima lingua è l'arabo, io non do mai per scontato poi che si parli l'italiano, l'inglese, alla fine no, persino io parlo qualche lingua ma tutte europee. L'arabo è difficile. Ho imparato qualche nuova parola qui mi piace ovviamente, però è veramente ostico. Ci sono un sacco di cose ovviamente da imparare in un paese come l'Egitto, perché qualunque cosa magari è o un pochino diversa o moltissimo diversa da quello a cui siamo abituati, da quello che conosciamo o da quello che non dico diamo per scontati, ma insomma che riusciamo a capire al volo. Una domanda prima di iniziare dall'inizio: come ti stai muovendo adesso? Come ti sei ambientato? Hai già trovato un equilibrio rispetto a questo paese, oppure ancora stai in fase di scoperta definitiva?
Sento che sto per raggiungere un equilibrio e lo raggiungerò, sono sicura, esattamente il giorno prima di partire per l'Italia. Il totale del mio soggiorno qui in Egitto sarà di 2 mesi, che non è molto, però quando viaggi allo stesso tempo, e poi dipende come lo fai, in realtà non è poco, è un'esperienza, insomma, di tutto rispetto, soprattutto per come conduco io la mia vita in maniera, diremo, accelerata. Questi sono stati 2 mesi tosti, dove ho vissuto in 2 posti diversi dell'Egitto, a Sharm el Sheikh prima e adesso sono ad Alessandria d'Egitto. E da qui tornerò in Italia verso la fine di aprile. Siamo nel mese del Ramadan, quindi è anche un mese particolare per essere qui. E naturalmente stare a Sharm o stare ad Alessandria piuttosto che al Cairo è un'esperienza molto diversa, perché Sharm è proprio, cioè, è la Mecca, se mi passate questa metafora del turismo, e invece Alessandria d'Egitto è poco turistica a livello internazionale, meno del Cairo, 10.000 volte meno del Cairo, dove tutti vanno e ci sono le piramidi. Qui non c'è molto turismo internazionale, quindi è una vera città egiziana. Ecco, cioè per strada, salvo che alla biblioteca di Alessandria, dove ci sono i tour guidati, quindi si vede qualche faccia straniera, per strada letteralmente io sono l'unica occidentale. La biblioteca di Alessandria che dov'è? Quella non era bruciata, no? Beh, ho capito, quella antica. È quella nuova, è giovanissima. Quella nuova ha fatto nel 2022 20 anni. Pensa che poco. Proprio nuova. Vabbè, è giovanissima, però già si può invitarla a uscire, ecco. Sì, e l'ho visitata, dei musei molto belli dentro, dove dovrò tornare perché non so se è emerso, non è un vanto, io più o meno, cioè, mi sveglio a ora di pranzo, è il mio bioritmo naturale, e durante il mese del Ramadan qui tutto chiude molto presto, tipo le 2 di pomeriggio. Alessandria è grande e quindi io non arrivo mai a vedere questi musei, no? Allora mi devo organizzare per arrivare prima dell'orario di chiusura, perché si ferma letteralmente, si fermano alcune attività. È molto particolare, tutti mi dicono sei sfortunata a essere qui durante il mese del Ramadan, e invece io penso che possa essere interessante vedere come cambia la vita. Col fatto che chiude tutto, col fatto che non è vero solo che chi è praticante musulmano non deve mangiare e bere durante il giorno, ma non deve usare la lingua per dire delle impurità, delle cose cattive, non solo delle bestemmie, non deve fumare, insomma è una purificazione del corpo e dello spirito. Addirittura me l'hanno spiegata così, ho pensato che fosse molto bello: non devi usare i piedi per andare a fare un evil deed, qualcosa di cattivo. No, non devi usare le mani per fare del male, no? È una pulizia, ovviamente fino alle 6 di sera. Ecco, fino al calare del sole o fino a un'ora prestabilita? Qual è la regola? Dunque, fino al calare del sole. Ora sono le 6 di sera. Siccome è il mio primo Ramadan, non so dirti come cambia, perché questo lo so però per certo, il Ramadan non cade sempre in questo periodo dell'anno. Si sposta e più o meno va sempre avanti di un mese, di anno in anno. Sì, perché quindi... te lo chiedevo perché ho tanti colleghi ovviamente musulmani, ma uno in particolare a cui siamo diventati amici, e ha avuto un periodo molto difficile qui in Irlanda, perché era capitato il Ramadan d'estate, e in Irlanda il sole d'estate sorge tipo alle 5 e va via alle 11, quindi la finestra per poter mangiare e bere era molto diciamo piccola. Sì. Hai comprato in regalo per lui un libro sul digiuno alternato? Ecco, no, senza contare però che i colleghi irlandesi maledetti gli facevano le battute e gli raccontavano quello che c'era a pranzo nella mensa, quindi quando tornavano dicevano allora, quindi che è proprio completamente irrispettoso, però c'era un discreto livello di amicizia, quindi lui le battute se le prendeva, ma poi ovviamente se n'è tornato in Giordania la seconda metà del Ramadan, perché non ce la poteva fare più, quindi gli è stato concesso di lavorare dalla Giordania per il resto del Ramadan, perché almeno stando in un posto dove tutti fanno il Ramadan, insomma era un po' più pratico e insomma meglio per lui, insomma, anche come quello che stai vivendo tu, perché tutta la città e tutta la nazione è coinvolta in questo, no? Sì.
come uno scenario realistico del Ramadan posso aggiungere che se non lo vivessimo avremmo un'idea un po' idealistica, stavo per dire, di come viene fatto, no, del mangiare, però poi se lo vedi praticamente, intanto ci sono molte eccezioni, perché immagina i bambini, ho chiesto ma da che età devono fare il Ramadan, poveri bambini, le donne incinte o gli anziani, non puoi far non bere a tutti, soprattutto quando capita d'estate. Questi continuano a lavorare, alle volte a orario ridotto, alle volte non lavorano molto, ma per esempio chi lavora a Sharm con i turisti deve continuare a lavorare, è dura, se non puoi bere un goccio d'acqua tutto il giorno. E poi non tutti sono praticanti alla lettera, anche musulmani, non tutti non mangiano prima dell'orario prestabilito, pregano 5 volte al giorno, e soprattutto anche chi lo fa non segue la regola ideale, che prevederebbe che verso l'ora del calare del sole si spizzica qualcosina, si prega e poi si mangia. Invece verso le 6 di sera qui si ferma tutto, cioè tu non puoi capire il traffico. Poi magari se mi chiedete qualcosa su Alessandria avrò piacere di condividere come funziona questa gabbia di matti. E il traffico si ferma, non c'è nessuno, perché non tutti sono praticanti, però la maggior parte, e quindi le strade diventano deserte perché tutti si fermano, e poi giusto prima del momento in cui si può mangiare ci sono queste file pazzesche fuori dal McDonald's e c'è chi si siede nei ristoranti già alle 5 perché tiene il posto, perché è pieno. Dopo le 6, quando si può mangiare, devi vedere i locali, cioè non c'è posto per uno spillo, e quindi chi prepara da mangiare anche è lì dalle 5 fino alle 6 che cucina, prepara tutto questo cibo. Quindi è vero che questa pratica religiosa cambia tanto proprio la vita sociale, anche dei cristiani che abitano qui o dei turisti come me, proprio cambia. Loro lo paragonano al nostro Natale, però non è opportuno secondo me, perché il Natale comunque è un giorno di festa, anche se abbiamo gli addobbi e le carole per tutto il mese, Mariah Carey che canta. Qui è un mese di Ramadan con delle pratiche quotidiane che vanno a cambiare gli orari di vita, di apertura dei servizi e di queste cose qua. Interessante, però è un clima di festa, nel senso che ci sono comunque gli addobbi, le luci, non con le renne, ci sono, però assomigliano le luci di Natale, e tutti i negozi aperti. E io già mi ricordavo, per aver lavorato in Egitto nel 2008, che la vita va avanti tutta la notte, e alle 3 di notte, mi ricordo a Marsa Alam, dove stavo quella volta, fuori dal villaggio turistico si intende, vedevi madri con i bambini in braccio, il barbiere aperto con questi che si fanno la barba, alle 3 di notte, no? E io adoravo, ho appena detto che mi sveglio a mezzogiorno, quindi è proprio il mio posto. E anche qui la sera continuano tutti i negozi aperti, sembra un po' una fiera, e ho camminato parecchio per diversi quartieri della città, che è enorme perché fa più di 40 chilometri in lunghezza, Alessandria, sulla costa del Mar Mediterraneo, e ci sono dei dolci tipici, cioè è un clima di festa, questo sì, ma ogni giorno come se fosse Natale per un mese. Comunque parlare di tutto questo digiuno mi è venuta fame, ora non lo dirvelo. Che poi è come l'intermittent fasting che dicevi, Piero, che è stato praticamente adesso diventa tanto famoso, ma insomma il concetto è quello praticamente, no? Questo dimostra il nostro gap culturale rispetto a queste cose che conosciamo molto poco. Le possiamo prendere con molta leggerezza, però per conoscere un paese è anche un modo, io direi molto figo, di vivere dall'interno un periodo appunto in cui normalmente i turisti evitano di viaggiare, o comunque solo quei turisti che riescono a finire
decidono di andare nei villaggi, in queste situazioni così diciamo addomesticate, comunque non i turisti avventurosi, quelli che vanno per cercare di vivere un paese, sostanzialmente come invece è quello che fai tu quando vai da qualche parte. Lo abbiamo già visto, ci hai raccontato nella puntata precedente, ma io sono quello più coraggioso che ti chiede: ma come e soprattutto perché sei finita in Egitto? E chi te l'ha fatto fare? Visto che l'ultima volta che abbiamo siamo stati insieme da un altro continente, no? E quindi... Buenos Aires. Yes. Intanto, più che quello più coraggioso, però diciamocelo, sei anche quello che non si fa i fattacci propri, questo giusto per... Esattamente. Intanto io sono contenta di parlarvi dall'estero, perché le 2 puntate precedenti sono state entrambe registrate dall'Italia, dalla Tuscia. Mi sentivo un po'... Come no? Forse la seconda stavi in Argentina. La seconda era in Buenos Aires, non sta fregando. Ah, è vero! Caspita, sì, è vero! Perché il collegamento fino adesso il migliore, adesso tocchiamo ferro, è quello dall'Egitto. Però puoi immaginare gli altri, ecco. Caspita, è vero ragazzi, è vero. Non me stesso. Sì. Piero, vuoi rispondere tu? No. Dunque, questo è un viaggio molto speciale, ma si aggiunge, no, ai vari tipi di viaggio che si possono fare. Poco premeditato, molto allo sbaraglio. Non è la prima volta allo sbaraglio, ma questo particolarmente, dove poi imparo delle cose anche essendo qua. Però, per dire, non è che sono venuta qua durante il Ramadan apposta, in realtà un po' sono sfigata a essere qua durante il Ramadan, però turn every bug into features, e quindi è un'esperienza molto interessante essere qui durante il Ramadan. Ho deciso a un certo punto che avevo bisogno di occupare il mio tempo e quindi di trovare un lavoro. L'ho voluto subito e in Italia non l'avrei trovato, e volevo anche un change of scene, quindi vedere cose diverse. E poiché avevo lavorato in Egitto molti anni fa come piano barista, ho preso il telefono, ho chiamato delle strutture in Egitto, e con mia sorpresa per la rapidità con cui è successo, nel giro di poche ore avevo il contratto per un lavoro a Sharm el Sheikh, non come piano barista, ma sempre in un resort, insomma, come assistenza alla clientela in un resort piuttosto famoso tra gli italiani, diremo così. E sono partita di lì a pochi giorni, quindi è stata una decisione repentina. Faremo che questo è un confessionale, ma fino a un certo punto, perché sennò è materiale per il mio prossimo libro che non voglio svelare. C'entra l'amore, e così sono partita per l'Egitto, prima a Sharm, per un'esperienza di lavoro interessantissima che mi è piaciuta molto, che è durata poco, ma no regrets. E quando l'ho lasciata mi sono trovata comunque qui e ho detto: che faccio? E ho detto: sono a Sharm, cioè la gente ci paga per venire qua, mi fermo un po', tanto mi risulta che in Italia faccia freddo ancora. E quindi ho preso un appartamento in un compound a Sharm, scoprendo anche come funziona Sharm, perché io non c'ero mai stata e magari molti lo sanno, io non lo sapevo, come è costruita, come funziona, perché un non posto Sharm el Sheikh, no? Ecco. E quindi sono rimasta lì un po', facciamo più di un mese, poco più di un mese, e poi mi sono spostata ad Alessandria d'Egitto, perché al Cairo c'ero già stata, e ad Alessandria mai. Ad Alessandria nel 1888 è nato Ungaretti, e io ho un po' un pallino per Ungaretti, e quindi volevo vedere anche questa città, che al di là di Ungaretti ha una storia illustrissima. Ecco, adesso Piero ci dice una poesia di Ungaretti. No, proprio no. Ok. Mi rifiuto categoricamente. Io so persino recitare un pezzo dei fiumi di Ungaretti in olandese, pensa, per quando ero in Belgio e volevo... Come se avessimo accettato. Ecco. Però è vero. Però è vero. Vabbè, capito, ma ripeto, è l'unica lingua che somiglia alla laringite, anche no, ecco. Senza recitarla tutta ti posso dire che una docile fibra dell'universo si dice en gewillige wezel van het heelal.
Ecco, se volete subito da Torino, per favore, perché come minimo ho perso 3 corde vocali per questa cosa. Se volete una versione, una puntata speciale di Una vita lontana, nella quale Federica recita solo Ungaretti in olandese, scrivetelo nei commenti. Scrivete Federica Ungaretti olandese. Scusate, ruberò il ritornello a uno dei miei food blogger preferiti. Scrivi fallo nei commenti. L'hai scritto? Perché mi sento un'attrazione turistica? Non lo so, però visto che ti senti tale, ti volevo chiedere, ma alla fine del tuo peregrinare, o meglio durante il tuo peregrinare a Sharm, ne hai scoperto l'incanto? Quindi hai trovato lo charme di Sharm? Sharm, tutto ciò che ha di charmant è il nome. Ok. Perché se una rosa non si chiamasse rosa avrebbe lo stesso odore, se Charm non si chiamasse Charm non avrebbe proprio niente di rimasto, nothing left. Ma insomma, che te devo dire, era nato per il diving, così mi dicono, perché il mare ha il suo perché. Tra l'altro mai fatto un bagno. No. Federica Bressana è un po' speciale, mai fatto un bagno in mare, mai fatto snorkeling lì a Sharm. Ci sei andata con la porchetta, insomma. E tra l'altro guarda il colore, sono in Egitto da 2 mesi, sto bianca come se fossi in Irlanda da Raffaele. Ecco. Così Sharm è nata così, e Sharm, secondo me paragonarla a Rimini non ci azzecca niente, ma a Las Vegas sì. È come Las Vegas ma peggio, e non ne sto parlando benissimo, vero? E secondo me sì. Allora, ho conosciuto molte persone, alla fine veramente avere tutti questi amici, che una vita sociale che in Tuscia non avevo avuto negli ultimi periodi, era galvanizzante, quindi poter chiamare tutti questi amici egiziani, italiani, russi e poter uscire era veramente bello. Però sono le persone che facevano la differenza. In realtà Sharm è uno stradone molto lungo da El Adaba a un posto che si chiama Nak, in mezzo al deserto, col mare da una parte, le montagne dall'altra. E l'hanno appena resa molto più bella perché c'è stata una conferenza molto importante sul cambiamento climatico a novembre dell'anno scorso, e quindi hanno piantato palme con le luci, hanno costruito delle strutture lungo la promenade vicino a Nama Bay, e quindi insomma si presenta bene adesso. Però non c'è un centro abitato, a me questo ha colpito tantissimo. Cioè a Mar Salam ci sono i villaggi turistici e poi comunque c'è una cittadella, no? Dove stanno magari le mogli di questi che lavorano dentro. C'è un centro abitato nato per via dei resort, però ti dà, non ci vanno i turisti. Io ci andavo con i miei amici egiziani e ti dà un po' un respiro di quello che può essere una vita fuori dal villaggio e non turistica. E invece Sharm non ha un centro abitato, ci sono i resort che sono tutti, come dire, recintati, chiusi, le mura sono chiusi, addirittura alcuni sono molto separati dagli altri, questi lunghi viali d'accesso, alcuni sul mare, la maggior parte sul mare, qualcuno no, e poi ci sono i compound che sono come delle gated community, per cui sono come dei resort senza i servizi del resort, e dentro ci sono appartamenti per lo più. Ma la prima volta che io li ho visitati, perché quando ho lasciato il lavoro giustamente mi hanno kick out dal resort, ho detto dove vado ad abitare? Ti consigliamo qui vari resort, resort compound. Sono andata a vederli e personalmente li ho trovati un po' alienanti, no? Sembrano casette vacanze, stanno lì, non c'è niente. Io ho detto no, io impazzisco qua, impazzisco. E alla fine c'è la piscina, le palme, cioè è un po' la vista da cartolina che in Tuscia no, ecco, quindi mi sono rifatta un po' gli occhi. Però fondamentalmente io poi ho speso quel tempo come fa Federica Bressana a letto a leggere, quindi avrei potuto essere anche a Baghdad o a Buenos Aires e non mi sarebbe cambiato. Nemmeno a bordo piscina a leggere, proprio a letto a leggere. A letto, guarda, avevo il primo piano di 2, quindi solo il piano rialzato, terrazza, piscina sotto la terrazza,
Bella, la vedo. Potevi pure fare il balconing. Ecco, sì, anche il tuffo dal balcone, sì. Guardavo questa piscina e dicevo, fino lì, e tornavo a letto. Quindi ho passato dei giorni a esercitare la mia pigrizia olimpionica, però ho letto molto, sono contenta. Uscivo la sera, ma niente di che. Per uscire la sera non vuol dire che andavo al Pascià, al Farsha, questi locali famosi, che comunque ho avuto piacere di vedere proprio per turismo culturale, no? Di dire, guarda così, adesso ho capito dove sta l'Adaba, dove sta Sharm Vecchia, Nama Bay, che come hanno chiamato 3 ultra settantenni che hanno tentato di rimorchiarmi una sera, hanno chiamato Mama Bay, mitici, e Nabk dall'altra parte, quindi resort, bellissimi resort, Shark Bay, insomma bello. Ho fatto la cena beduina nel deserto una sera, esperienze di tanti tipi, fuori e dentro dal lavoro. E poi mi sono trasferita invece ad Alessandria perché avevo voglia di una città, perché a me piace camminare un sacco, quindi dopo essermi svegliata, aver letto un po', sono in fase di lettura di La nevrosi si può vincere di Hermann Hesse, Care memorie di Marguerite Yourcenar e altri libri su streghe e demoni. Cioè, quindi tu sei una di quelle persone che legge 2-3 libri in contemporanea? 2-3, sì, no, anche di più, ma non troppi, e non sono dispersiva, li finisco sempre, però leggo sì, in parallelo molti libri. Finito quello esco e cammino a random per tot ore, e Alessandria mi ha stupito molto. È stato un impatto abbastanza duro, infatti io non so se tra i vostri ascoltatori o voi stessi ci saranno persone che hanno già viaggiato in Asia, in altre città o megalopoli simili. Io no, mai, ho viaggiato molto, ma ero sempre nel mondo occidentale, insomma quello che assomiglia molto a noi, e per me questa città di Alessandria è stata un po' un colpo, perché il caos, tra l'altro non me l'aspettavo, perché vedete, imparo viaggiando e non sono proprio una capra, però alle volte viaggio senza aver preparato e programmato prima quello che voglio andare a imparare, o che so già quello che andrò a vedere e lo vado a vedere. A parte la biblioteca di Alessandria, no? Che si conosce, ma che ne so io che c'erano le catacombe qui, che c'era la fortezza di Mohammed Ali, il cosiddetto padre dell'Egitto moderno. Poi scopro un po' qui la storia, eccetera. Ho guardato molti documentari, ho letto sull'Enciclopedia Britannica, perché dai documentari non si impara quasi niente. La giusta consecutio tra le dinastie dei faraoni, poi Alessandro Magno e poi la dinastia tolemaica fino a dopo Giulio Cesare e Cleopatra, che quella famosa era la numero 7. Insomma, così scopro qua, studio qui, e studiare sul posto è molto affascinante per me. Ecco, hai scoperto se Cleopatra era bianca o nera? Perché ho letto un post oggi che commentava una nuova serie su Netflix in cui Cleopatra è bianca, ma pare che in cui Cleopatra è nera, scusate, ma pare che Cleopatra in realtà sia bianca perché era figlia di greci o qualcosa del genere, cioè aveva delle discendenze greche, però insomma rimane il dubbio, non che sia una cosa così importante. Ho visto un documentario dove pensavano di aver rinvenuto i resti della sorella minore di Cleopatra numero 7, di cui adesso mi sfugge il nome, è un bel nome, sicuramente Piero lo sa. L'egittologo Piero Carlucci? Assolutamente no, anche Indiana perché Piero. io e l'egittologia ufficiale siamo dirette parallele. Mi sfugge il nome, dannazione, non posso fare la figura dell'erudita se non lo sono, e avendo insomma tramite varie evidenze storiche narrowed down le possibilità che fosse in effetti la sorella biologica di Cleopatra, analizzando lei hanno potuto dire anche qual era la genetica di Cleopatra, e giustamente c'era questa cosa, ma era africana oppure era più europea, greca, e non mi ricordo la risposta perché non me ne fregava più di tanto. Allora, secondo il migliore amico dell'uomo, Wikipedia? No, Google semplicemente. Si chiama dovrebbe essere Arsino è un bel nome, vero?
Bellissimo, lo darò al mio prossimo pesce rosso. Allora io volevo avvertire i nostri ascoltatori che non ci siamo trasformati in un podcast di storia, archeologia o non è una puntata di un podcast semplici viaggi, ma solo che Federica ha fatto sostanzialmente in maniera informale diciamo così, un reportage da uno dei non luoghi più famosi sicuramente in Italia, ma tra i turisti di tutto il mondo per quanto riguarda l'Egitto, che sono delle considerazioni molto utili per tutti i non luoghi sparsi un po' in giro per il mondo, ovvero delle situazioni in cui tu sei lì ma non sei realmente nel paese in cui sei. Non so se è chiara questa cosa, se l'ho detta bene in italiano. Sì, Piero? Posso dire che da amante di Ibiza scoprire che il Pasha di Sharm è veramente quello che gli hanno venduto il marchio pur di aprire lì mi ha dato un tuffo al cuore non da poco, per cui non entrerò mai più in quella discoteca il prossimo anno. Quindi il contrario, nel senso che Ibiza ha venduto a Sharm o Sharm ha venduto a Ibiza? No, Ibiza ha venduto il marchio, ha generato un franchising e ha dato il marchio anche per un posto di Sharm. Per questa e altre 1000 stimolanti e interessanti notizie riguardo i non luoghi del mondo che amiamo o che diciamo aspiriamo a Ibiza è un luogo. Infatti non capisco questa definizione del non luogo. Il non luogo in realtà è, per esempio, i villaggi turistici sono dei non luoghi per eccellenza, perché sostanzialmente tu sei chiuso in un enclave che potrebbe stare in qualunque parte del mondo e sostanzialmente le cose funzionano nello stesso momento e tu non hai praticamente interscambio con lo stato in cui effettivamente sei. La complicazione è data dal fatto che il mio italiano non è dei migliori, e sono molto interessanti per chi appunto ama viaggiare e ama conoscere il mondo come appunto un'unicità. Ovviamente abbiamo dei non luoghi normali in tutti i paesi nella vita quotidiana, tanti centri commerciali, le stazioni, gli aeroporti e tutta una serie di altre piccole situazioni che anche un semplice supermercato può essere un non luogo proprio accanto a invece casa la tua. Bottega sotto casa è un non luogo o un luogo? Dipende se ti fanno entrare oppure no. Se non ti fanno entrare è un luogo non. Sì, Federica, io poi vorrei capire che cosa c'è disegnato su quella lavagna, perché mi sembra una cosa che non capisco. Io e Piero non volevamo indagare, per cui... Ma ragazzi, è una faccina che ride come il gatto che ha la bocca fatta così. Ok. Allora, ecco, infatti la faccina che ride del gatto l'avevo vista subito. Sì, dopo che finiamo la trasmissione ne parliamo di quella faccina che ride. Allora, noi siamo arrivati sostanzialmente alla metà della puntata, quindi Fede continua a scrivere e non disegnare. Abbiamo scoperto come Federica sia arrivata in Egitto e come ci sia poi restata. Raffaele adesso ci rifà il suo pippone social. Se siete arrivati fino a qua sapete che cosa dovete fare, che ormai è mezz'ora che ci ascoltate, però diciamo per ricapitolare, se ci volete sentire ancora, cliccate su quella campanella che c'è lì sotto, cliccate su iscriviti in basso a destra nel video e poi insomma cercateci sui social, scrivendo sul migliore amico dell'uomo, come ha detto Piero, su Google, Una vita da lontano, e troverete solo noi praticamente. E poi questa la facciamo per far lavorare Emiliano in fase di montaggio. Andate su unavitadalontano.com dove trovate tutte le altre informazioni. La prossima volta puoi fare, andate su Una vita da lontano. Ecco, vediamo se ci sono riuscito dopo la pubblicazione. Scoprirete se sono riuscito a fare qualcosa su quello che ha fatto Piero. Io volevo dire ai nostri ascoltatori, se vi sembriamo strampalati oggi, un pochino ciurlatori nel manico o diciamo un po' nonsense, questa è la nostra vena radiofonica più profonda, cioè il motivo che ci ha spinto a iniziare a fare la radio, cioè stare insieme, chiacchierare e farci non solo i fatti nostri. Quindi sostanzialmente abbiamo eletto Federica a qualcosa di più che un ospite o un ospite ricorrente, ma insomma un po' una vita da lontano onoraria per il momento. Io ti volevo chiedere queste domande un po' standard, così non perdiamo il filo del discorso su un tema della trasmissione. I gap
culturali, gli shock che hai riscontrato da viaggiatrice esperta, ce li puoi dire anche molto velocemente, brevemente, in questa tua diciamo così terza faccia vista dell'Egitto, perché una era quella del tuo primo soggiorno, un'altra è quella appunto del resort, della situazione addomesticata, e poi adesso la terza è da persona che va in un posto a stare un po' di tempo, una via di mezzo tra un turista e un viaggiatore, o semplicemente una viaggiarista. Viandante, grazie. Un naturatore. Okay. Dunque, sì, che bella domanda. So la risposta per una volta. Questo soggiorno qui assomiglia un pochino a quello da Buenos Aires, che è uno stile di viaggio che non avevo sperimentato prima del Covid, cioè che di stare in un posto per un po' di tempo, da 3 settimane, 1 mese e mezzo, insomma non serve stare 6 mesi. In questo caso non era tanto programmato prima, a Buenos Aires un po' di più, e quindi mi sono veramente trovata qui. Prima di venire ad Alessandria, da Sharm, avevo sentito diverse opinioni. Chi diceva: no, Alessandria, che ci vai a fare? In 2 giorni hai visto tutto, cioè non è interessante come città. Altri che dicevano: guarda che è una vera città araba, cioè ci stanno solo egiziani, non puoi andare in giro, è pericoloso, cosa vai a fare? Però è molto bella, no? Opinioni contrastanti sia di persone non egiziane, sia invece di egiziani che lavorano a Sharm, che ce n'è ovviamente un botto, che abitano qui, magari, che vengono a casa in vacanza ogni mese e mezzo, perché loro lavorano 7 giorni su 7 per circa 1 mese e mezzo, e poi si prendono una settimana, 10 giorni, e vanno dalle famiglie. E quindi sono venuta qui senza bene sapere cosa aspettarmi, e da brava viaggiatrice, in realtà, che sia più o meno preparata, sono restia a esprimere giudizi. Posso dare le mie impressioni, però in effetti che a me sembri una gabbia dei matti, lo dico anche con ironia, perché lungi da me che questa sia una conclusione, visto che non sapevo che cosa aspettarmi. È interessante che mi abbia sorpresa, perché ci mancherebbe che tutti i posti del mondo meet le mie aspettative, no? Prima che io ci vada. Allora il mondo sarebbe tutto uguale. Di questo posto, sì, allora posso confermare che è una città di egiziani, molto poco con presenza di persone dall'estero, turisti o meno. E a proposito di Ungaretti, quando è nato Ungaretti nel 1888 fino più o meno alla Seconda Guerra Mondiale, c'era una grande comunità di italiani. Ho conosciuto qui delle persone che mi hanno raccontato delle storie molto interessanti, in particolare una persona che, io non so se, sì, lo menziono, non c'è anzi non solo nulla da vergognarsi, anzi lo ringrazio perché mi ha fatto l'onore di ricevermi nella casa di riposo di italiani della Società Italiana di Beneficenza. Lui è responsabile di questa iniziativa, si chiama Francesco Monaco, e questa casa di riposo, pensate che stava prima un po' fuori città, però la città è cresciuta e quindi adesso si trova praticamente alle spalle della biblioteca di Alessandria, che è nel cuore di downtown, dove ci sono la maggior parte dei musei, eccetera, che non sono tantissimi. Questa è una delle cose che posso dirvi, veramente non brilla per la cultura, e questo mi ha deluso tantissimo, visto l'illustre passato di questa città. Già. Pochi orari di apertura, scarsissime informazioni, e pochi musei e cose simili. Quindi di questa città, dove c'era una presenza più nutrita in passato, per esempio di italiani, che hanno lasciato il segno. Ho visitato il cimitero latino in Terra Santa, dove ci sono delle tombe ma anche dei loculi, e i loculi fanno più impressione perché sono proprio giustapposti con scritte in italiano, in francese e in arabo, no? Con nomi che sono italiani, arabi, talvolta inglesi anche, no? Giustamente. Butto lì un'informazione di storia che io non avrei mai scoperto se non fossi stata qui. Così. Durante la seconda, già da prima della Seconda Guerra Mondiale, qui c'è stata l'occupazione britannica. Sì. E gli italiani
presenti sul territorio avrebbero potuto essere richiamati dalla madrepatria per combattere contro di loro, e quindi sono stati rinchiusi dei campi di detenzione nel deserto per tutta la durata della guerra. Io non lo sapevo, a scuola non me lo sapevo. Infatti, se ambisci a un incarico governativo, ti basta andare in questo momento al chilometro 120 della statale che c'è tra Alessandria d'Egitto e Marsa Matruh, dove si trova il sacrario delle vittime della battaglia di El Alamein. Ti fai un bel video piangente lì, un paio di parole di slogan lì nostalgici buttati via, e tempo zero. Ma chi fa una consulenza in un ministero non la trovi? Detta questa però, no, scherzi a parte. Questo per ricordare che adesso c'è un governo di destra e quindi molto più vicino. Per ricordare che invece si trova vicino a uno dei monumenti più importanti della storia recente d'Italia, perché la battaglia dell'Alamein costò vita a moltissimi italiani, scherzi a parte. Ricordiamo perché i paranno... quelli che invece si salvarono, questo era il gancio, finirono proprio in quei campi di detenzione, e molti di loro sono ritornati anche 2 o 3 anni dopo la fine della guerra. Sì, cioè, ma qui non mi sento di dire i dettagli, perché la figlia, una figlia di persone già adulte che quindi sono state prese e messe nei campi di detenzione, in quel momento era stata portata a fare una gita in Italia, proprio organizzata, no, dalla scuola, per conoscere la madrepatria, perché per andare a vedere Roma, no, per il fascismo. Sì. Ma lì è scoppiata la guerra, è rimasta incastrata, e poi insomma, long story short, ma me coglioni, long story short, cioè stiamo parlando di cose che mi hanno fatto venire, fanno ancora venire i peli dritti. Questa ragazza giovanissima di 17 anni è finita prima, diciamo, al nord Italia, dalle mie parti, Slovenia, veramente dalle mie parti di vicino, e poi ad Auschwitz, dove è rimasta a lavorare. Non era nemmeno ebrea, è stata presa perché senza documenti. Questa dice che è egiziana ma parla anche il tedesco, insomma una persona presa, portata ad Auschwitz, è rimasta lì per tutta la durata della guerra, rilasciata alla fine, è tornata un po' a Roma e finalmente tornata in Egitto, poi si è ricongiunta coi genitori. Cioè, ma qua, cioè, no, capite? E non è neanche 100 anni fa, è di meno, sono i nostri nonni, per me, i genitori, e fa venire, cioè non so se riesco adesso a incarnare insomma il giusto stato d'animo. Posso dirvi che insomma più che peli dritti, è tanta dignità, è tanta rimettere in prospettiva, e anche tanta ignoranza, perché il fatto che a scuola non ti dicano queste cose, non lo so, e le scopri così poi. E certo, il mondo è un posto grande, chissà cosa è successo alle comunità degli italiani in tanti paesi del mondo, però per me, quando ho scoperto questo e non ne sapevo nulla, sì. Quindi può essere tranquillamente la storia di un libro, un soggetto per un prossimo libro, o no? A meno che non ci sia già stato un libro a proposito di questa storia. Sì, non scritto da me. Perché? Me l'ha fatta credere. No, sono seria, perché anche se il mio stile di scrittura è sempre poco, cioè fantastica poco dalla realtà, e si può fantasticare di più creando personaggi e storie, comunque devi avere the ring of truth, deve essere autentico, e quindi devi riuscire a trasmettere qualcosa che tu conosci. Ho detto che sto leggendo Hermann Hesse, no? Che è un'antologia in realtà, La nevrosi si può vincere, e un pezzo dice: la mia creatività nel scrivere il Siddhartha, no? Si è esaurita perché fino a un certo punto, quando lui era miserable, era un'esperienza che io conoscevo. Quando Siddhartha ha trovato l'illuminazione, è diventato un vincente, io non avevo esperienza diretta di questo e mi sono incastrato. Quindi bisogna sempre scrivere di ciò che si sa, e io di queste storie qui non so come ci si può sentire, non riesco a immaginare, non posso
non posso immaginare, non posso, e per questo mi fa venire i peli dritti, perché non siamo abituati, perché se guardi le narratives di oggi, perché si va dallo psicologo oggi, a me fa veramente pensare. Tante volte mi scontro, perché mi sono occupata anche di mental health in accademia, con persone che non ci sentono e ti dicono ognuno sta male nel proprio contesto, col proprio metro di misura, per cui se tu sei nel primo mondo e ti sei rotto un'unghia e questo ti fa venire un attacco di panico, tu hai diritto ad avere il tuo attacco di panico non meno di quello che sta da un'altra parte e non ha l'acqua potabile. Io non la penso così, non sento così. Anche quando mia zia, che ha fatto 100 anni a marzo, faccio lo spot per la zia Vida. Salutiamo la zia. Grande zia Vida, che abita sola, e quando sono andata a trovarla era un po' arrabbiata perché le gambe non la tengono più tanto bene, a 100 anni. Quando lei mi racconta storie della guerra, eccetera, la mia reazione spontanea è di rimettere un po' di cose in prospettiva nella mia vita. Se mi rompo un'unghia e mi viene un attacco di panico, io mi vergogno. Quindi sentire queste storie di questi italiani all'estero, di queste cose che tra l'altro è difficile vivere ancora, perché con non dico i social media, ma questo affare qua, la messaggeria, è difficile perdere traccia dei propri parenti per 6 anni. No? Sì, anche volendolo, diciamo che non è. Ti potrei presentare un paio di esperti mondiali al riguardo, ma finiamo. No, vabbè, ok, volevo farvi vedere il biglietto d'ingresso della biblioteca di Alessandria d'Egitto. Oh. Che me. Sei andato a cercare la sezione dedicata ai pazzi? No, perché c'è una sezione dedicata ai pazzi, però c'è poco dedicato ai pazzi. Assolutamente. Molto interessante. La domanda invece sulla biblioteca: hai depositato il tuo libro alla biblioteca di Alessandria o no? Questa era l'ultima domanda della puntata, l'anticipo adesso, pure scusate. Ma amico, cioè, è veramente, non sai, cioè, qua stiamo a fare. Stavo cercando di cambiare ritmo e quindi Federica, ignorali, continua sì, come se fosse sì. come se fosse la tua puntata propria, cioè vai tu dritta tranquilla. Continua come se tu fossi l'ospite. Ma che non mi tolgo lo sfizio? Ma state scherzando? Certo che ho donato una copia di Nel cuore della Tuscia alla biblioteca di Alessandria d'Egitto. Ecco, la prossima copia è la biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo, per cortesia. Ma ti sei fatta delle foto mentre facevi questo gioco, porgevi questo gesto, hai fatto un po' di documentazione utile per il futuro? No, certamente, sì, certo, non ce l'ho appresso, appresso posso comunque adesso state vedendo le foto di Federica mentre consegna il libro alla biblioteca di Alessandria d'Egitto, perché Emiliano le sta montando queste foto proprio. Dopo che Federica se la mandasse, che le ha ritrovate sul cellulare. No, io sentendoti parlare, diciamo così, mi sono fatto un'immagine rispetto proprio alle storie degli italiani che comunque sono in giro per il mondo da sempre e per vari motivi ci sono comunità distribuite sul pianeta in tanti anni, e appunto li puoi trovare ovunque, anche in situazioni che noi non ricordiamo più, perché la storia non le ha più raccontate, eccetera. I motivi possono essere o perché un po' ci vergogniamo di alcuni aspetti della nostra storia, oppure che ricordare le comunità di italiani che sono in giro per il mondo non è bello, perché ti ricorda i motivi per cui loro se ne sono andati, no? Un po' di vergogna. E poi negli anni si è creata una bolla, secondo me, non solo in Italia ma in tutti i paesi occidentali, in cui ci si guarda l'ombelico. È molto più importante il centravanti che si è storto la caviglia una settimana dalla partita di domenica in promozione terza quarta serie, no? Piuttosto che invece sentire delle storie attuali di collegamenti fra noi e altri paesi, di conoscere gli altri, no? Ed è diciamo così il lavoro che fai tu come viaggiatrice, raccontandocelo, anche questo, di
andare lì, guardare. Ovviamente da italiana, quando leggi un nome italiano ti viene in mente, poi sei curiosa e quindi ci puoi approfondire. Detto questo pippone che ho fatto così per ritornare un po' a un senso di una vita da lontano. No, io in realtà domande non è che ne ho tante, perché Federica oggi ci ha raccontato tutta una serie di cose. Io voglio sapere, Federica, resteresti in Egitto se ci fossero delle condizioni, un lavoro, così appunto? È una di quelle situazioni mordi e fuggi, relativamente, oppure effettivamente è un paese interessante, potrebbe interessare? Non credo che ci resterei, credo che ci potrei tornare. Ho un legame con l'Egitto, tant'è che sono tornata adesso a lavorare qui perché c'ero già stata nel 2008 e in realtà come opportunità lavorative avrei potuto andare in qualsiasi altro paese dove ci sono i resort turistici, anche solo tutti quelli che si affacciano sul Mediterraneo, e ho scelto l'Egitto perché sento una connessione speciale e ho gli amici e insomma rimane. Non credo che ci starei, non sento, credo, non lo so, sento che per gli italiani che abitavano qui quando la comunità era più ampia e Alessandria era diversa, mi hanno spiegato come è cambiata l'urbanistica sotto questo presidente, perché, come era prima, e credo che potesse essere più bella, quasi, ovviamente tutti paragoniamo le cose a ciò che conosciamo, ma come un po' quasi all'epoca d'oro di Buenos Aires. Ci sono scorci di qui che mi possono ricordare Bruxelles, che mi possono ricordare molto l'Europa, come gli edifici nostri anche di Torino. Insomma, una città europea, dei quartieri che ricordano questo. Purtroppo è stata sfigurata questa città proprio da questa deregulation urbanistica che ha fatto salire dei palazzi enormi da 20 piani, tutti sul corniche, sul lungomare. Ho detto che si sviluppa in lunghezza, no? Alessandria d'Egitto sul Mediterraneo, con questa strada enorme a tipo 4 corsie per parte, il che vuol dire che ci si può andare in 6, che è veramente un brutto colpo d'occhio. È fatiscente, c'è molta immondizia e all'inizio io, viaggiatrice, bla bla, non sono acritica, sospendo il giudizio, no? Mi do tempo per esprimere un giudizio, devo capire cosa c'è dietro, tutto è un give and take, magari noi abbiamo qualcosa che io considero più civile in Europa, ma chissà abbiamo perso qualcosa, perché ci sono dei sorrisi genuini qui che si trovano meno spesso per strada da noi, che siamo più abbottonati però puliti, cioè aspetto a giudicare. Però dopo questo tempo che ho passato qui in Egitto, io personalmente, che avrò sempre le lenti di una europea che viaggia, veramente non sopporto più l'immondizia per strada e le strade dissestate, proprio cioè cose che se non avessi visto non saprei esprimere, perché a un certo punto ci vuole così poco a tirare su l'immondizia dalla strada che è una scelta lasciarla lì. Manca una visione, manca l'organizzazione, che sia l'iniziativa del singolo, che sia la comune qui, la città che accende un servizio in questo senso. E quindi non ha neanche a che fare, se vuoi, con gli usi, i costumi di una cultura, perché come fanno le immondizie a essere tra gli usi e i costumi? Devono essere il riflesso di qualcosa altro, che è un'abitudine, un'accettazione. Però in effetti io, che non sono una clean freak, mi adatto, vivo insomma normale, non sono una clean freak. Ecco, mi disturba non solo per la sporcizia, perché ci vedo qualcosa che detrae alla bellezza, che non voglio dire le antitesi della bellezza, però è come è degradante. E le persone, ho visto, voglio dire, a parte non ho mai fotografato, qualche foto l'ho fatta, ma non ho mai fotografato persone come bambini scalzi o più o meno scalzi che giocano per strada o che lavorano, che stanno seduti in queste immondizie, però già è difficile abituarsi alle persone, anche queste signore
coperte, questo abito tradizionale, sedute a terra dove tu quasi non ci cammineresti con le scarpe, ma i bambini tirare, insomma, cioè il concetto di igiene. Poi sono passata fuori dall'ospedale, ovviamente un po' l'attesa della speranza fuori dall'ospedale. Qui mi hanno detto, un po' scherzando, un po' no, che è meglio non entrare qui all'ospedale perché entri vivo esci morto. Cioè, voglio dire, pro e contro di ogni paese. Anche l'America è un posto bellissimo, gli Stati Uniti, però può essere molto duro. Ma non ci vivrei. Però anche Venezia. Qui magari è figo, c'è charme, vengo al mare, faccio diving, oppure vengo a vedere le catacombe, mi faccio il mio giro culturale. Però la realtà del paese è che magari entri in ospedale vivo e esci morto. Io qui non ci starei. Ma non solo per questo motivo. In questo momento, per esempio, è inutile venire a lavorare qui con uno stipendio egiziano, perché questi bei soldini qui valgono assai poco in questo momento. 30 lire egiziane sono €1 in questo momento, 32 lire. Ecco, che cosa compri con 30 lire egiziane? Facciamo un esempio. Una pizza. Un sacco di cose in realtà, no, dipende. Anche questo mi ha colpito molto. Ci sono cose che costano pochissimo, ad esempio andare col pulmino, pulmino che non è un autobus, si ferma dove vuoi. Questo ho pensato poteva essere comodo anche da noi in Europa. Passano continuamente, tu alzi il braccio, questi si fermano, gli dici dove vuoi andare, gli dai i soldi, lui ti porta, si ferma dove vuoi tu, costa 5 lire. Quindi 30 lire, €1, 5 lire, una frazione di quello, per andare anche a 10 km di distanza. In questo senso, spostarsi costa niente. Un pranzo fuori ti può costare 60 lire, okay. Anche di più se vuoi, però con 60 lire io ci mangio più di un pasto. Io sono la lady della doggy bag, always, okay. No, giustamente. Però fammi pensare, posso dirti che io vi sto parlando da un coworking, dove, che te dico, allora la giornata costa 25 lire, poco meno di €1, però solo per me, perché vengo a registrare, ho prenotato una stanza per un'ora, 60 lire, ok, €2, il doppio, e anche perché essendo a Ramadan, questo orario qui è quello dove loro dovrebbero mangiare e non fare niente. Tutto riapre casomai più tardi, se riapre, se no avevano già chiuso prima. Quindi €2. Che però è insomma una cosa costosa, nel senso per una persona locale, diciamo. Sì, infatti i prezzi degli affitti sono interessanti. Quando prendi su Airbnb, per esempio, io qui ho preso un appartamento tramite Booking. Quando vado in certi posti preferisco, anche se ho gli amici, andare tramite Booking o Airbnb, perché mi sembra che mi diano delle garanzie. Se succede qualcosa chiamo loro. Quindi ho preso su Booking. Su Booking i prezzi sono come a Sharm talvolta, una via di mezzo tra quello che sarebbe in Italia e quello che costa qua, che è un controsenso, perché deve essere una via di mezzo. O mi fai un full Italian price, se vado a Sharm mi fai €700 di affitto al mese, una botta, oppure mi fai un prezzo locale. Io qui per 3 settimane, fate conto, a Alessandria d'Egitto, un appartamento l'ho pagato €270 e spiccioli, che per me non è malissimo, no? Sì, però in lire è tanto, è tanto. Poi se vi mostro come è conciato l'appartamento, ogni tanto pubblico sul mio Facebook, ma per gli amici, quindi se non siete amici non le vedete, delle foto di varie cose, col sorriso, non con la lamentela, per dire guarda come stiamo conciati. Va bene standard diversi, però voglio dire, se lo stendino per asciugare i panni ha 2 fili il resto no, è rotto per tutte le culture del mondo, e invece è così, e tante cose sono così, tante cose. It takes some getting used to. Anche a Sharm, it takes some getting used to. Poi vi risparmio le allegre sorprese di quando bevevo l'acqua del rubinetto, perché no? Why not?
no? È un'esperienza anche quella, insomma, un po' come la famosa acqua del rubinetto di Cuba, che insomma i primi paio di giorni Sì, si chiama roulette russa moderna. Sì. O poi la maledizione del faraone, no? Adesso io, se fossi in te, non mi lamenterei troppo dell'Egitto. Gli ultimi 2 italiani che l'hanno fatto non gli è andata molto bene. Piero, quindi... che pesantezza. Per concludere. Sì. No, infatti, invece è interessante una domanda prima di concludere. Ma Piero ovviamente velatamente ha citato Giulio Regeni e l'altro non mi ricordo. Ecco, Patrick Zaki. C'è nelle conversazioni che tu magari hai avuto con gli amici egiziani, oppure ci si parla mai di politica, si parla mai di cose di questo genere, o c'è la tendenza a rifugire? Perché di solito quando si va all'estero, in alcune situazioni, in alcuni paesi, le persone tendono a parlare di tutto tranne che di politica o di situazioni del genere. Invece com'è in Egitto diciamo questo tipo di topic di conversazione adesso, al di là dei 2 casi che magari sì, ma in generale? Nessuno ha mai cominciato questo, nobody initiated this conversation with me, però io, essendo io, ho provato a bring up the topic con cautela e in situazioni private, perché giustamente Piero, insomma, ha ragione a menzionare questo. È un paese, secondo me, sicuro. Poi se stai dentro al resort e non esci, stai nella botte de ferro. Io qui per strada a camminare mi sento sicura, ma veramente sicura. Ma non devi rompere i coglioni. Se rompi i coglioni potresti avere delle brutte sorprese, come d'altronde mi è successo in Russia. Cioè devi sapere dove la polizia non è simpatica, dove simpatica non è da nessuna parte, ma dove puoi avere dei problemi. L'Egitto è uno di quei posti. Quindi con cautela io ho provato a parlare di questo, ma facendomela un po' addosso io stessa, sempre in contesti privati e sempre facendo capire con la persona fidata che era una mia curiosità, che non avevo doppi fini, che non volevo fare attivismo. Il che fa vergognare talvolta, perché no? Dici, io il mio culo me lo voglio salvare, quindi non mi impegno. No? Vengo qua, faccio diving, compro la boccia con la sabbia con dentro il camel e torno a casa. Però è un paese dove, sai, ci sono dei problemi politici, allora è vigliaccheria, ipocrisia, sono questioni reali. Quindi io ho parlato con qualcuno di queste cose, ho sentito opinioni diverse. Questi erano egiziani, tutti i colori, egiziani musulmani, egiziani cristiani, egiziani italiani che hanno il passaporto anche italiano, oppure qualche italiano che abita qui da un po', sì. Italiani della comunità. E così mi sono anche io fatta un'idea della cronologia, della storia, ma che cos'è veramente successo nel 2011, com'era essere qui. No? Io ero nel 2008 a Marsalam, quindi prima della rivoluzione. Cos'è successo? E poi cos'è successo? Cioè voi che eravate qua, ma era pericoloso per le strade? Chi erano gli attivisti quella volta? Questi fratelli musulmani? Ma il popolo è una mossa politica? Chi è venuto al potere dopo? Come? Ma come era percepito? Quindi assolutamente ho parlato di questo, incluso la situazione attuale. E non so se, non credo di dovermi, cioè che ho anche le competenze per andare poi a dire di più su quello che ho sentito, ma sì, ne ho parlato perché ho iniziato io, altrimenti no, e comunque qualcuno tipo se guarda in giro così 2 volte prima di cominciare a dirti sì, e comunque da queste diverse tipologie di persone ho sentito cose diverse. Cioè adesso se spalanca la porta e mi porta via, speriamo di no. Però magari ce lo racconti poi quando torni in Italia, così non... Sì. Ecco, se sopravvivo così dico non ti tagliano la connessione. Senti. Non ti vengono a prendere. Però insomma questo è un capitolo che secondo me tutte le volte che parliamo con qualcuno che ci racconta la sua vita dall'altra parte del mondo, magari è interessante affrontare, perché secondo me dovunque vai c'è sempre un atteggiamento diverso rispetto al parlare o a contestare o a raccontare o a criticare il governo del paese nel quale si vive, insomma, sia da expat che da locali, insomma da indigeni.
No, dicevo, e su questo siamo praticamente arrivati alla conclusione. Abbiamo ti dobbiamo Infatti, dare un altro euro per pagare il coworking perché abbiamo scarrellato l'ora. L'ultima domanda, veramente l'ultima, se i miei colleghi sono d'accordo. Sì, a meno che non ce n'ha una Piero, ma io ho finito. soprattutto. Sì, io ti volevo chiedere, dopo l'Egitto, se stai già pensando al diciamo così, al trasferimento successivo, è ancora presto e ti fai portare dal vento. Sicuramente passerò quasi tutto il mese di luglio nelle Fiandre. Adesso che sono finite le classiche del ciclismo, vai nelle Fiandre, ci dovevi andare la settimana scorsa. Che non è una meta molto esotica, ma è una meta a me cara, perché come sapete ci ho abitato, quindi sono felice di tornare lì. Torno lì per un workshop che terrò all'università, in una summer school, e poi mi fermo un pochino grazie all'ospitalità di un amico e sono felice di questo. Mi è nato il pallino di Bangkok adesso, anche se dopo l'esperienza di qua, il traffico, ma non potete capire cos'è qua, cosa vuol dire uscire di casa. Vuol dire entrare in qualcosa, entri in una cosa densa nell'aria fatta di clacson e di una cacofonia che non è il brulicare della vita, è una cacofonia, io lo dico col sorriso e conscia che sono io che me ne devo andare tra 10 giorni se mi piace, ok? Ma cioè io mi guardo in giro e dico come fate a vivere qua i bambini e devo dire una cosa interessante sui clacson, non c'è fine ai clacson, dovrebbero spiegargli che le macchine vanno avanti anche senza suonare il clacson. In India, insomma. Penso di sì, infatti ci sono anche i tuk tuk che vengono dall'India come mezzi di trasporto cittadini, ci stanno i carretti, gli asinelli, le moto, il casco penso sia obbligatorio non metterlo, stanno in 3 sulle moto, ma non è che mi scandalizzo per questo è folklore, è bello da vedere 3 in moto, guarda che figo, senza luci da notte per risparmiare, no, perché le luci sono optional, così come ogni segnaletica stradale è un suggerimento, una guideline, poi bisogna vedere dal contesto, ma soprattutto a me ha colpito il fatto che a forza di sentire sti clacson mi veniva voglia di abbassare il finestrino e urlare alla gente, no? O di smetterla oppure di urlargli contro, cioè mi istigava questa cosa che poi diventava violenza verbale, no? Come le barzellette degli automobilisti, quello che abbassano il finestrino, no? E invece nessuno lo fa, cioè non c'è violenza verbale in strada, non sono dei guidatori incazzati gli egiziani, usano il clacson, bip 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 popò pipì babà bobò, le corriere, le tutti col clacson, come se fosse un tic. Come se fosse fare così, bip bip bip, no? Ok, ma e a me manda fuori. È un codice di comunicazione specifico a questa situazione. Le luci, certe scene. Ho visto un incidente e vuol dire tanto perché sono qua appunto un paio di settimane, ho visto un incidente, un miracolo. Dovevo vederne uno all'ora per come guidano. Poi ti abitui, è incredibile alle cose a cui ci si abitua. Quando sono in macchina col mio amico, il primo giorno mi ha detto smettila di urlare che mi distrai, perché ci vuole attenzione per guidare in sto traffico. E io urlavo e c'è ragione. Ma i rasi, bravi. Poi, non lo so. Poi se uno di questi si trasferisce in Tuscia o a Milano o a Gorizia o a Napoli, come sarà quale sarà il suo impatto alla guida? Dirà ma quanto spazio, ma guarda tutti così lenti, si fermano al semaforo rosso, no? E questo del traffico mi ha sconvolto, quindi è l'aria, qualità dell'aria meno 20 e io sono molto sensibile a questo, quindi trovo degli aspetti del vivere qua difficili, molto difficili, anche non folcloristici, di dire guarda che carino, no? Gatti morti, il sangue per strada, folklore, no, li trovo difficili da sopportare sinceramente, e quindi forse Bangkok, non so, ci devo pensare 2 volte, però mi ha preso il pallino di Bangkok. Senti, domanda finale, e questa è veramente la risposta secca, anche perché la domanda è così intelligente che non merita profondità.
se noi ti dovessimo chiamare d'ora in poi la nostra faraona, penserai di essere una Preferisco pennuta o una Fagiana. regina? No, io ho fatto una domanda specifica, voglio una risposta specifica. Però lei ha già dimostrato di essere la nostra regina, perché insomma è stata più avanti, è andata già alla prossima battuta. Ah, Visto come però ti fai vogliamo vedere bene. la A posto, calamita vai. del mio libro, che è Vai. bellissima. Ecco, prima di fare i saluti finali, ricordiamo il libro di Federica che si intitola Nel cuore della Tuscia, edito da 7 città di Viterbo, che si prezzo di trova copertina. prezzo di Esatto, copertina invece- a 9,90, ma anche in ebook a 2,99 su Amazon. Ecco, quindi compratelo, leggetelo, compratelo. Invece, se volete il bootleg Calamita, potete Sì, chiederlo a soprattutto Emiliano e lui Federica, fa il prezzo. se ci dai un indirizzo italiano te la spedisco, te la faccio ritrovare lì quando torni. Sì, quanto vuoi? Ti bastano? Guarda, queste sono 1, 2 lire, 5, 20, Guarda, 30, scegli la €1. banconota scegli la banconota più buffa che hai e va bene quella. Guarda, Comunque io volevo dire che sì. visto che ci Sperando avviciniamo che così- all'estate, quindi magari avete bisogno di un libro da leggere sotto l'ombrellone, quindi comprate il libro di Federica. Ecco, quello volevo dire. Sì, sì, è Io una trovate in piacevole descrizione. lettura. E se non volete comprarlo, no, c'è qualcuno che mi ha detto di non comprarlo online, che devo aspettare lei perché non so che cosa dovesse fare. La Ma dedica, no, niente, che sono in la attesa dedica di se non sviluppi. volete comprarlo, potete venirlo a prendere in prestito alla biblioteca di Alessandria d'Egitto. Perfetto. Questa è la chiusura, Sta dietro non dobbiamo casa. dire più niente. Poi possiamo salutare Emiliano, così. Ciao a tutti, grazie mille, grazie Federica. Queste ultime 2 perle battutose finali sono proprio, io adesso le segno e le metto nel nostro salvatanaio delle battute, perché sono superbe. Grazie mille, ci rivediamo appena trovi un'altra avventura, così come può diventare una come si chiamano quelle cose che si fanno nei giornali ogni tanto, una rubrica. Possiamo fare la tua rubrica, Federica per il mondo, volentieri. Grazie mille, grazie a tutti. Io saluto per primo, ciao. Allora, Piero, che dici? Che per concludere questa puntata che ha Che ho detto? avuto dei momenti altissimi, quindi quando abbiamo parlato di Ungaretti per esempio, e dei momenti molto bassi quando si è parlato del gatto morto per le strade di Alessandria d'Egitto col sangue dappertutto. Oddio, anche vabbè, lasciamo perdere. No, come sempre chiudiamo con una citazione. In questo caso la citazione viene da una canzone, la mia canzone preferita nella storia peraltro, i Led Zeppelin in Stairway to Heaven cantavano There's a feeling I get when I look to the west and my spirit Ecco, is le rose crying sono for living. rosse, le viole sono blu. Questa era un'altra puntata di Una vita da lontano. Ma questo Noi lo dici ci tu, sentiamo bisogna la fare la prossima rima, volta. scusa. Lo so. Noi ci sentiamo la prossima volta. È stato un piacere come sempre. Grazie Federica, grazie Piero, grazie Emiliano. Ciao. Ciao. Ciao.